Buongiorno a tutti da nonna Stefania. Stamattina spero di fare un video brevissimo perché se funziona tutto nel giro di 5 minuti abbiamo finito. Vi faccio vedere come faccio il gelato veloce con la frutta, in questo caso alla fragola. Veloce perché se avete già surgelato la frutta, però almeno il giorno prima, ci mettete meno di 5 minuti a farlo. Allora, io parto, visto che posso, perché avendo il frigo con l'ice maker non ho problemi a tirar giù una quintalata di cubetti di ghiaccio al volo, una quintalata no, ma insomma una bacinellina sì. La prima cosa che faccio, specialmente se poi volete consumare subito il gelato, è ghiacciare la pentola. Ora qualcuno dice la metto nel congelatore, mi fa piacere che tu abbia una cella frigorifera, io non ce l'ho, quindi metto a velocità 3 e lo faccio girare un paio di minuti in modo da raffreddare sia la lama che la pentola. In un paio di minuti si viene a creare la condensa, quindi dovrebbe essere abbastanza fredda da non smontare e sghiacciare e riscaldare le fragole che andremo a mettere dentro dopo che ho raffreddato la pentola. Quindi ci vediamo fra un minuto e mezzo circa. Mancano pochi secondi. Se andate a vedere a questo punto dove si è ghiacciato si è formato la condensa. Spengiamolo perché sennò fa confusione. Allora, molto velocemente levo il ghiaccio, più che altro fate attenzione a non lasciare tanti residui sul fondo perché sennò vi si annacqua. Ora un pezzettino di ghiaccio non fa niente. Aggiungo, questi sono 100 g di zucchero e 320 g di fragole. Queste le ho fatte a pezzi, le ho ghiacciate e stanno nel congelatore da almeno una settimana perché non ho avuto occasione di rifare il gelato. Le ho messe a ghiacciare con un gocciolino, ma proprio pochissimo zucchero, in maniera che non si appiccicassero. Ovviamente l'avrete visto, sto usando la lama per impastare. Adesso spezzettiamo, ma per pochi secondi con il pulse, e rendiamo le fragole a pezzi leggermente più piccoli. Magari ancora un pochettino, ma poco. Abbiamo fatto lavorare per circa una trentina di secondi. Abbassiamo, perché ovviamente quando si lavora con la velocità alta finisce sempre che le particelle vengono sparate in cima alla pentola. Poi ditemelo se nei video preferite che lo chiami boccale o pentola, perché tutte le volte mi ci confondo. Lasciatemi un commento magari. Allora, anche di qua. Ok, e aggiungiamo la panna io l'ho presa di frigorifero, però anche questa di frigorifero vuol dire che ce l'avete messa almeno il giorno prima, perché 3 ore in frigorifero non vi raggiunge i 2 gradi 4 gradi del frigorifero. Quindi questo è veloce se avete gli ingredienti alla temperatura giusta. Adesso io lo faccio lavorare a velocità 9 per un paio di minuti, di solito basta.
insomma ve lo faccio girare, non fermo il video perché può darsi che serva anche meno dei 2 minuti, così a occhio direi che ci siamo quasi, trascorso meno di 1 minuto. Allora io lo fermerei a 1 minuto, mai aspetto che arrivi al minuto, controlliamo com'è e poi gli diamo un colpo a massima velocità. Ok, se ci sono ancora dei pezzettini, comunque come potete vedere la consistenza è, mio figlio direbbe, è gelatoso perché quando non ha quando non ha subito l'aggettivo utilizza il sostantivo pinoso. Allora gli diamo proprio una frullatina per amalgamare, ma pochi secondi, possiamo farlo direttamente col tasto turbo. Voilà, circa 10 secondi e il gelato, senza pezzettini, senza inclusioni, è servito. Potete farlo con altri tipi di frutta, l'importante è che più o meno manteniate le stesse proporzioni, vi regoliate in base anche al tipo di frutta. Un frutto tipo la banana che è un pochettino più secco, magari mettetene leggermente meno perché rilascia meno liquido rispetto alla fragola. E per il resto, se volete, lo potete anche ricongelare subito, però se lo tirate fuori dal congelatore sarà freddo, sembrerà un blocco di ghiaccio, lasciatelo 10 minuti, si scongela quel tanto che diventa perfettamente mangiabile. Qualcuno, ho letto, io metto la lama, l'accessorio per montare, il gelato non viene montato, secondo me usare la lama per montare non serve a niente, poi ciascuno fa come vuole, questo va mantecato, mantecare è diverso da montare. Ci vediamo al prossimo video, vi aspetto sul blog e sul gruppo Facebook. Ciao da nonna Stefania.